Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Faccio una piccola parentesi per, ringraziarvi 1000 volte di tutti questi sì che ci avete lasciato sotto l'ultimo post in community. Come promesso siamo qui con un nuovo interattivo dal titolo, "Come sapere se accadrà". Quindi, i tarocchi parleranno prima di te, poi, una previsione sui prossimi mesi, quello che vedrai riguardo una situazione che ti sta particolarmente a cuore. A fine lettura, come solito, ti chiederò di pensare ad una domanda per darti una risposta con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei 3 mazzi vediamo cosa accadrà. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo i nostri 3 mazzi per questo video, questo interattivo, dal titolo, "Come sapere se accadrà". È un titolo un po' particolare, sapete che è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre, perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Mh. Oggettini. Abbiamo per la variante numero 1 l'angioletto che simboleggia i desideri, variante numero 2 con il libricino dei segreti che rappresenta i segreti nascosti e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'elefantino, che simboleggia la forza. Quindi focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti oppure sugli oggettini, come preferite voi. E andiamo a vedere che cosa accadrà, mh? Vi lascio un po' di tempo per pensare. Angioletto, iniziamo con te. Suerte, angioletto per te. Ehm, Vediamo cosa accadrà. Penso che in questo momento tu potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera D, G, A, T, P e lettera E. Uno fra questi numeri che ti darò, oppure anche tutti, potrebbero ricordarti qualcosa, magari una data o un numero di telefono, oppure potrebbe essere un numero anche che vedi ripetersi spesso, o possono essere anche dei numerini fortunati: 30, 57, 76 e 34. 30, 57, 76 e 34. Andiamo a vedere chi sei tu, angioletto, e poi vado a dirti quello che accadrà da adesso che stai, guardando questo video, da adesso ai prossimi 4 mesi. Vediamo un po' chi è l'angioletto.
Angioletto, sei di un segno, d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma potresti anche essere, di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Mh. Angioletto, in questo momento ti vedo, un po' titubante nell'agire. C'è un qualcosa che, ehm, ti rende titubante, guarda un po', lo vedo anche di qua. Sei una persona molto sensibile, o comunque una persona che un qualcuno che, si emoziona anche facilmente. Ehm, Ti vedo una persona molto passionale ed anche un pochino forse gelosa, ogni tanto, dipende dal contesto, però, c'è questa gelosia magari nei sentimenti o, per circa, nei confronti di ciò che è tuo, Ehm, Angioletto, la sensibilità guarda, ce la vedo anche con questa regina di coppe. Sei, un qualcuno che, mhmm, potresti essere un po', alla ricerca, di un equilibrio. Mhmm, Perché ti dico questo? Perché ti vedo malinconico, ma allo stesso tempo, anche euforico circa determinate cose. C'è malinconia ed euforia, quindi, qui sarebbe necessario andare a riequilibrare un pochino le cose, Ti vedo innamorato, Angioletto, o desideroso di esserlo. Sei, un qualcuno, come ti ho già accennato prima, molto passionale che comunque, difende ciò che è suo. Ehm, C'è un po' una gelosia qua, anche di fondo, per, l'angioletto. Un gran lavoratore, ti vedo, un qualcuno che quando si prende un impegno lo porta a termine, mhmm, nel migliore dei modi. Ehm, Circa i sentimenti, io qua ci vedo un'aspettativa, potresti essere innamorato e anche ricambiato, oppure desideroso di esserlo. Ehm, Questo è un po' quello che mi hanno fatto vedere per te. Mh. C'è una notizia qua che hai ricevuto, può essere un messaggio, una chiamata, una telefonata, insomma, che ti ha messa o messo un pochino in guardia. Ti vedo, mhmm, molto attento, un po' in guardia circa, una probabile situazione che potrebbe riguardare, la tua famiglia o il tuo contesto. Qualcosa da difendere c'è qui per l'angioletto. E queste emozioni che vanno un po' riequilibrate. Adesso andiamo a vedere che cosa accadrà per te. Mh. In questo futuro prossimo, io ci vedo che, c'è un qualcosa, che, mhmm, dovrai probabilmente lasciare andare o comunque cambiare prospettiva, cambiare strada, intraprendere un percorso nuovo, mh? Probabilmente fa riferimento a una situazione dove non riesci a vedere una via d'uscita e quindi le carte ti dicono: "Vedi che, cambiando prospettiva è possibile", non a caso abbiamo la carta del sole, che, una via d'uscita ci sia, però è necessario cambiare prospettiva, cambiare
il modo di vedere una determinata situazione dove potrebbe esserci ambiguità o le cose non sono completamente chiare come dovrebbero essere, potrebbe, riguardare un qualcuno, qui con questa regina di spade, una donna, potrebbe anche essere un uomo, magari, di un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario. Ehm, insomma qui, bisogna cambiare, prospettiva nel vedere una determinata persona o una determinata situazione. In questo futuro prossimo ti vedo lavorare a contatto col pubblico o ti vedo esibirti da qualche parte o magari tu fai un lavoro col pubblico. Nonché, ehm, avere un particolare intuito, oppure sviluppare un particolare intuito, verso una determinata situazione. Tu potresti anche essere un qualcuno desideroso di intraprendere o di approfondire, degli studi in materia esoterica, magari ti piacciono i tarocchi o vorrai approfondire, questo argomento, nonché la spiritualità anche con questa carta. Ti vedo farlo, in questo futuro prossimo, o magari lo stai già facendo. Ti parlavo prima di una situazione che, è necessario lasciare andare e questa torre me lo riconferma. Quindi per la tua evoluzione è necessario comunque, ehm, cambiare la maniera di vedere una determinata cosa, nonché lasciarla anche andare se necessario. Ti vedo intraprendere un nuovo lavoro, oppure un impegno circa un qualcosa. Se stai cercando lavoro, qui è un lavoro che si trova, o un impegno che tu vai a prenderti circa un qualcosa che magari è da tempo che vuoi fare, non a caso vedi, avevamo anche qui questa carta che ci indicava che tu sei un gran lavoratore, che ti impegni comunque nelle cose. Questo famoso equilibrio che si va a trovare con questa carta della giustizia, non a caso mi pare ci fosse già uscita prima, adesso però la devo cercare e non la trovo. C'è un equilibrio che, tu andrai a ritrovare in questo futuro prossimo, molto probabilmente perché chiudi con un determinato qualcosa che ti causava, disequilibrio, mh? Qui c'è con questa imperatrice e con l'asso di coppe una, bella soddisfazione. Può far riferimento all'ambito economico, potrebbe, ehm, per me potrebbe essere anche un lavoro, un impegno, un qualcosa in più che tu vai a fare o e che ti porta soddisfazione con questa imperatrice. Se vogliamo parlare di sentimenti, io ti vedo, mhmm, qui con una intraprendere una relazione con un qualcuno distante da te, o magari c'è già e la mantieni, mh? Un qualcuno distante, dove c'è comunicazione, messaggi, telefonate, magari lo conosci su internet, sui social, se non lo conosci ancora, eh. Vediamo un po' cos'altro ci fanno vedere qua. Ma sì, io in questo futuro prossimo ti vedo in coppia con un qualcuno, eh. Forse adesso può sembrarti impossibile, non stai vedendo la via d'uscita qua, però le carte ce lo indicano, lo vedi?
potrebbe essere un qualcuno particolarmente alto di statura, se è un uomo, ma anche una donna, qua. Mh. Guarda, non a caso 2 assi. Asso di coppe e asso di bastoni. Direi che per l'angioletto qui, mhmm, ciò che accadrà è un'unione con qualcuno, oppure la conoscenza di una persona, mh, con la quale andrà ad iniziare una storia, ci vedo. Potrebbe essere o di un segno di fuoco o di un segno d'acqua. Ehm, Se vogliamo parlare, di soldi, qui ho ti vedo impegnarti in un qualcosa che ti porterà una maggior stabilità economica, o forse andrai a fare anche un secondo lavoro, se avevi intenzione di farlo, o comunque c'è un qualcosa che tu vai ad iniziare che ti porta, maggiori guadagni. Lo vedevo anche di qua. Ed è un qualcosa che ti appassiona molto. Occhio alle spese, futuro prossimo, perché pare che tu debba andare ad investire, ehm, o avere delle spese, per un qualcosa che comunque devi andare a fare e che è utile per te, però ci parlano di, determinate spese o investimenti che tu andrai a fare. Sono utili, ma bisogna farli con attenzione. Questo è un po' quello che ci hanno fatto vedere per te, angioletto. Non essere titubante circa i sentimenti, eh. È possibile che tu vada a conoscere una persona o già la conosci e, ci vedo titubanza. In ogni caso sappi che il sentimento è ricambiato, ci vedo della passione anche qui, eh. E in particolar modo per l'angioletto è andare ad impegnarsi in un qualcosa che porterà, qui con questa regina di denari, una soddisfazione che sia in termini economici, che sia in termini, se vogliamo, anche sentimentali. Ehm, io vedo questo per te. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda, per darti una risposta con gli arcani maggiori. Vediamo cosa ci dicono. Tu pensa alla domanda per l'angioletto. E vediamo. Il matto, la luna e la ruota. Dunque, qui con questo matto c'è un qualcosa che tu, vuoi intraprendere, poi in base alla tua domanda, che tu vuoi intraprendere, però prima di farlo è necessario che tu vada a sondare meglio determinate cose. Quindi, non agire d'impulso, come farebbe questo matto, ma vai a fondo circa questa situazione dove ti vuoi, lanciare, che vuoi intraprendere, perché è positiva per te. Quindi è necessario però prima sondare bene, ciò che vuoi fare e che cosa vuoi fare, e dopodiché con questa ruota della fortuna, la risposta è un sì. Ne metto giù ancora
una voglio vedere. Abbiamo il mago, anche qui ci parla di intraprendenza. Mi raccomando però, cerca di sondare bene ancora un determinato qualcosa, perché diciamo, questa cosa che tu vai ad intraprendere, sia assolutamente positiva per te. Bisogna ancora impegnarsi, anche il mago lo dice, ingegnarsi. La carta del mago indica quello. Ed è comunque un sì, ci parla di intraprendenza, ci parla di voglia di fare, che sia potrebbe anche essere, in ambito sentimentale, in ogni caso c'è da sondare bene per poi agire ed è un sì. Adesso in base a queste carte vado, a scriverti, un messaggio in scrittura automatica. Vediamo quello che mi viene da dirti. Per l'angioletto. Mh. Mah, qui con questa imperatrice, mh, mi viene da dirti, non so perché ci vedo delle vetrine qua, vedi? Dei vetri, delle vetrine. Ti scrivo questo. Prossimamente ti troverai in un posto con tante vetrine. Sono negozi, magari in un centro commerciale, in una di queste vetrine vedrai un qualcosa che ti ricorderà qualcuno. Un oggetto, un abito, un qualcosa. Questo qualcuno, mhmm, ti dirà presto come va. Particolare questo messaggio. È un po' il matto e il mago, che, anche me l'ha ispirato. Te lo rileggo. Prossimamente ti troverai in un posto con tante vetrine, possono essere negozi, magari in un centro commerciale, e in una di queste vetrine vedrai un qualcosa che ti ricorderà un qualcuno, può essere un oggetto, un abito, una qualsiasi cosa. Questo qualcuno ti dirà presto come va, ti chiederà: "Come va?" Mh. Ce lo vedo qui nel mago e nel matto. E questo era, il messaggio per te, angioletto. Mh. In base un po' a queste carte che mi sono uscite per te, questi arcani maggiori, mi viene da dirti che la vita è un po' come un'eco, mh?
Se non ti piace il messaggio che ti rimanda con questa luna, mh, devi cambiare il messaggio che invii. È venuto in mente questo, col mago e la ruota. Quindi, mhmm, pensare positivo, andare oltre le apparenze e agire di conseguenza per te. Ti dico adelante, angioletto. Libricino, suerte per te. Andiamo a vedere, mhmm, che cosa accadrà. Penso che in questo momento potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera F, D, P, N, lettera L. Uno fra questi numeri che ti dirò, magari tutti, potrebbe ricordarti qualcosa, magari una data o un numero di telefono, oppure lo vedi ripetersi spesso, e potrebbero anche essere numerini fortunati. 1, 27, 28 e 52. 1, 27, 28 e 52. Andiamo a vedere, chi sei tu, libricino, e poi vado a parlarti di questo, qualcosa che accadrà. Sei qualcuno che in questo momento ha una bella energia, ti vedo carica o carico, libricino, con una bella una rinnovata energia con questa carta. Vediamo un po' chi sei tu. Beh, libricino, sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere, di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, avere un ascendente in uno di questi segni. Libricino, qua io ci vedo un creativo con questa carta. Ci vedo, una persona che, fa anche un qualcosa per gli altri, o potrebbe essere, ecco, un qualcuno, che si prodiga anche per altre persone, lo vedo di qua, che offre, diciamo, il suo aiuto ad altri, nonché, un qualcuno che, dovrebbe, vedi, c'è questa torre, dominare un pochino, la propria impulsività. Lo vedo di qui e lo vedo da questa torre, perché forse potresti essere anche una persona un po' impulsiva, che, probabilmente vorrebbe anche bruciare le tappe, atto potrebbe non essere la scelta giusta, mh? Qui abbiamo la carta del mago, potresti essere un qualcuno, che ha, diciamo, delle attitudini in ambito esoterico oppure, spirituale, o ti piacerebbe, ecco, approfondire questo tema, abbiamo il mago. Non a caso, qui ci facevano vedere all'inizio, anche questa carta che ci parla, volendo, di creatività, o comunque sei un qualcuno, a mio avviso, che fa un qualcosa anche per gli altri, che ha le capacità di farlo. Mh? Andiamo avanti.
le capacità e anche le possibilità. Qui ti considerano un po' il punto di riferimento, nonché potresti anche essere un amante degli animali o possederne uno. Una persona molto empatica, il libricino. Vediamo cosa ci dicono ancora di te. Queste li usiamo per parlare di che cosa accadrà. Imperatore, imperatrice. Potresti essere in coppia con un qualcuno, e comunque sono dell'idea che si tratti di una coppia stabile, un qualcosa che va già avanti da tempo. Potresti essere sposato o sposata. Io qua ci vedo una coppia stabile. Potresti anche avere dei figli o desiderare di averne. E ti vedo in movimento, un libricino qua. Probabilmente devi spostarti o andare da qualche parte, lo vedo anche di qui, Forse non in questo momento, perché c'è un qualcosa che ti trattiene, vedi, ce l'ho anche qua con l'appeso, magari un pochino più avanti. Ti vedo in movimento, in evoluzione. Qua circa una situazione come se tu fossi un po' titubante, c'è una titubanza che ti frena un po', vedi anche con l'appeso. Cosa ti posso ancora dire? Ti vedo circondato di persone qui, o comunque amicizie che coltivi, che hai, dove passi del tempo, dove offri anche probabilmente il tuo aiuto. C'è però questa carta dell'appeso, qualcosa che ti limita. Adesso andiamo a vedere che cosa accadrà per il libricino. Ci parlano di un barcamenarsi o di un tergiversare circa una situazione che c'è o ci sarà nei prossimi mesi, che si verificherà nei prossimi mesi, dove peraltro ci vedo degli inganni qui con questo 7 di spade, o comunque una situazione che non è proprio pulita come dovrebbe essere. C'è un qualcosa che si lascerà andare, che è necessario lasciare andare, perché ti trattiene, vedi? Ci sono è un qualcosa che tuttora probabilmente ti crea dei contrasti, e che è necessario che lascerai andare. Quindi questo barcamenarsi, questo tergiversare avrà una fine in questo futuro prossimo. Qualcosa che riguarda il tuo passato, con questo 6 di coppe. Ti vedo comunicare, ti vedo parlare in questo futuro prossimo. Anche qua c'è uscita la carta del mago, è curioso, perché c'era già uscito prima, e potresti in questo futuro prossimo intraprendere un percorso magari spirituale o un qualcosa che ha a che fare con la spiritualità, nonché andare ad ingegnarti nella maniera giusta per risolvere questa situazione che peraltro ti pesa, ma che in questo futuro prossimo ti offre, diciamo, delle soluzioni. Ci sono delle soluzioni, perché le vedo di qua, delle possibilità, ecco, per andare a risolverla con questa carta della forza.
Qui, con questo 8 di bastoni e questa stella, c'è un'aspettativa che, va, a realizzarsi per te e che ha a che fare con la comunicazione. Devi vedere tu messaggi, telefonate che ricevi con questa carta della stella, che indica comunque un fantasticare, un realizzare delle determinate aspettative, Dovresti però, stare un pochino più tranquilla o tranquillo, perché qui con questa carta che te la faccio vedere, e con questo 3, di spade, è possibile che, tu possa esserti scusami, tu possa sentirti, mhmm, come ti posso dire, tradita o tradito anche se non ne hai motivo. Vedi? Vediamo, Vedi? L'avevo appena detto, volevo vedere cosa usciva. Qui abbiamo questa regina di bastoni, una persona, che ha a che fare con l'aspetto più passionale, potrebbe essere una persona che tu vai a conoscere o ad incontrare, ehm, dove c'è gelosia, ci vedo anche gelosia nei confronti di questa persona. Dovresti stare un po' più tranquilla, o tranquillo, libricino. Non hai motivo di essere geloso, mh? Qui, come ti avevo già accennato prima, grazie alla tua intraprendenza, c'è un ciclo che va a cambiare con questo 10 di spade, e si presenta o si presenterà nei mesi più freddi, nella tua vita, io ci vedo qua una certezza in un qualcosa, probabilmente lasciando andare una determinata situazione, chiudendo un ciclo, finalmente avrai le certezze che, cerchi. Mi viene da dirti questo. Mago, carro, movimento, evoluzione e probabilmente anche un cambio di casa per te. Ti vedo anche cambiare casa, chissà, prossimo anno, o comunque può essere nei mesi freddi qui, o un viaggio che farai per incontrare un qualcuno. C'è Qui c'è un incontro, un festeggiamento, mettila come vuoi, uno stare bene in compagnia di qualcuno. Cos'altro ti posso dire? Potrebbe esserci, un amico, o potrebbe anche essere un'amica, oppure potrebbe essere un qualcuno che, ehm, stai frequentando o che conoscerai, o che frequenterai anche in futuro, con il quale, ehm, condividerai, una piacevole esperienza. Io qua ci vedo questo, però ha a che fare con un qualcosa che riguarda il tuo passato, perché c'è uscita qui, quindi un amico, potrebbe anche essere un'amica, magari, di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, oppure potrebbe essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. Ehm, e ce lo vedo in questo futuro prossimo. In ogni caso, con questo asso di denari e il cambio di ciclo, una, certezza per te. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no, per il libricino.
Vediamo. Abbiamo il mago, ma qui il mago c'è uscito dappertutto, il sole e l'eremita. Dunque, circa la tua domanda, ti dicono che per manifestare una determinata cosa è necessario comunque da parte tua un certo impegno e questo qualcosa che va a manifestarsi, quindi è un sì fondamentalmente la risposta, avverrà però in tempi, diciamo, più lenti, perché per me l'eremita è una carta che ci indica anche lentezza, il pensare, il meditare, C'è, un qualcosa che, ehm, si manifesterà, che sia una relazione, che sia un lavoro anche o una qualsiasi cosa, che tu hai chiesto, che richiede dei tempi un pochettino più lunghi, perché c'è questo eremita, proprio perché, è necessario secondo me, pensare bene. L'eremita è anche una carta che ci parla di, fondamentalmente certezza, è il risultato, di una stesa che ci dice è come se ci dicesse: "Chi va piano va sano e va lontano", anche se il mago è rapido, però con un'eremità finale, mi viene da dirti questo, adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, anche un po', in base a queste carte che, mi sono uscite per te. Vediamo un po'. Qui abbiamo il carro, il mago, tutti questi maghi. Mh. Mah no, con questo carro mi viene da scriverti questo. C'è una strada o, un percorso che fai a piedi ogni giorno o spesso, mentre percorri questo tragitto, trovi un cartello pubblicitario. Mh. Mhmm, lo vedo abbastanza grande, abbastanza grande. La prossima volta che passi di lì, leggi le frasi scritte su quel cartello o, in particolare, i numeri. Cogli il nesso perché avranno un senso per te. E questo era il messaggio che dice: c'è una strada o un percorso che fai a piedi ogni giorno o spesso. Ehm, mentre,
percorri questo tragitto, trovi un cartello pubblicitario abbastanza grande. La prossima volta che passi di lì, leggi le frasi scritte su quel cartello o in particolare i numeri e cogli il nesso perché avranno un senso per te. E questo era il messaggio che mi è venuto da scriverti. Per il libricino. Stavo pensando se riuscivo ancora a dirti un qualcosa. In base un po' a queste carte che sono uscite qua prima, questo tergiversare un po' una situazione che pesa, piuttosto che questo mago e questo sole, mi viene da dirti che la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. E questo era per te, libricino. E ti dico adelante. Le mettiamo qui. Elefantino, suerte per te. Andiamo a vedere che cosa accadrà. Penso che in questo momento potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera C, U, A, F, D, ci vedo anche delle lettere O. Lettera V. Uno fra questi numeri che ti dirò potrebbe ricordarti un qualcosa, magari potrebbe essere un numero di telefono o una data, oppure lo vedi ripetersi spesso. Magari possono anche essere numerini fortunati per te. 7, 65, 71 e 37. 7, 65, 71 e 37. E adesso andiamo a vedere chi sei tu e poi ti parlerò di quello che accadrà. Qui c'è un qualcuno che ama leggere, studiare, la lettura, ecco, in particolare studiare. E vediamo chi è l'elefantino. Elefantino potresti essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma anche di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Qui l'elefantino per me è un qualcuno che ha tante opportunità, però devi decidere esattamente quello che vuoi, perché qui ti vedo ripetere determinate dinamiche, pur avendo la possibilità di fare un qualcosa, peraltro sostanzioso se vogliamo, però forse vai a ripercorrere sempre le stesse dinamiche che ti portano anche ad innervosirti un po'. Andrebbe guardata con maggior, diciamo, con questa luna. Allora c'è un qualcosa che tu
non vedi sufficientemente, chiaro, e probabilmente, ecco, ti porta a ripetere determinate dinamiche, dove peraltro avresti la possibilità, ecco, di andare a fare un qualcosa che, ehm, ti dà delle soddisfazioni. Sei una persona, io ti vedo, determinato, sei una persona anche un po' orgogliosa, ecco. Ehm, penso che tu sia un qualcuno che ama stare anche un po' al centro dell'attenzione, nonché, qui vedi, te l'ho detto prima, c'è una situazione in questo momento nella tua vita che ti limita e tu continui a, ehm, ripeterla. Spero di essermi espressa bene. Penso tu sia un amante della musica o che abbia un qualcosa a che fare con il mondo della musica, oppure potresti ascoltare, ehm, molta musica, mh? Magari sei un cantante o una cantante, ehm, devi fare un po' attenzione ai fuochi di paglia, qua, perché c'è, un qualcosa che perché ti dico fuochi di paglia? Perché probabilmente tu con questa carta, del matto hai la tendenza, a, mhmm, come ti posso dire, agire d'impulso. E quindi, questa cosa potrebbe portarti magari a prendere delle decisioni affrettate, senza vedere sufficientemente chiaro, mh, quel che, mhmm, merita oppure no. Perché ti dico questo? Perché possono esserci delle cose che meritano, ma altre anche no. Qui, cosa ti posso ancora dire di te? C'è un'occasione importante che, dovrebbe esserti capitata di recente, o un'opportunità che ti hanno offerto, mh. Io direi che merita intraprenderla, se ancora non l'hai intrapresa. Potrebbe trattarsi anche di un viaggio, di un cambio di casa, o comunque di un qualcosa che si è manifestato o si manifesterà proprio nel breve. Qui, forse un cambio di casa, o un viaggio, o un'evoluzione in un qualcosa. Io ci vedo qua per te. Mh, con questo carro. Penso che tu sia un qualcuno che, non sopporta tanto le persone possessive, le persone un po' appiccicose, mh? Ehm, questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti parlo di futuro e vediamo quel che va a succedere per, l'elefantino. Ma innanzitutto io ci vedo un invito qua a partecipare ad un evento, dove ci vedo tante persone, qualcuno ti invita ad andare da qualche parte, un evento, potrebbe anche far riferimento al Natale, al Capodanno a questo punto, perché siamo prossimi. Ehm
Ehm, attenzione, a delle persone che vanno ad intromettersi, forse proprio quelle persone un po' appiccicose che abbiamo visto prima, dalle quali devi tutelarti un pochino, perché sembrerebbero, continuare a girarti intorno anche in questo futuro prossimo. Qui se vogliamo parlare, ehm, anche di sentimenti, in questo futuro prossimo, probabilmente c'è, perché lo vedo da questa carta, abbiamo questa carta degli amanti, ehm, una situazione che va a chiarirsi con una persona, quindi c'è un chiarimento, oppure, vediamo, è possibile che vada a manifestarsi per te una persona che potrebbe essere anche la tua anima gemella o la tua fiamma gemella, e la vedo, mhmm, probabilmente di un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, un qualcuno che potrebbe anche essere più giovane di te, se vogliamo parlare di sentimenti, o è possibile che tu abbia già a che fare con questa persona, Ehm, è come se le carte ti dicessero che dopo aver sperimentato, dei, possibili momenti di ansia o anche un po' di agitazione se vogliamo, e c'è anche l'insonnia, nel 9 di spade, ehm, c'è una sorta di, con questo 6 di denari, venirsi incontro. Oppure andare incontro alla conoscenza, di questo segno di terra che potrebbe essere un'anima gemella o una fiamma gemella. Ecco, qui è un po', diciamo, contraddittoria. Se la conosci già, ci si viene incontro; se non la conosci ancora, andrai a fare la conoscenza di questa persona dove subito ti porta un po' di stress, agitazione, mettila come vuoi. Io vedo questo. Vediamo cosa ci dicono ancora per te. Ma, guarda, io in questo futuro prossimo, innanzitutto, con questo imperatore ci vedo una certezza, una situazione, che potrebbe essere anche familiare, mh, che va a ritrovare un equilibrio, potrebbero essere, ecco, chissà, non so, che qui ci vedo tanto un cambio di casa, un trasferimento, vedi? Lo vedo anche di qui, un movimento per l'elefantino. Ehm, l'andare a definire una situazione, mh, con questo asso di spade, che ci porta comunque del benessere. E chissà questa conoscenza con questa persona molto affine a te, molto complici, ci vedo, con un aspetto giovanile potrebbe avere. Cos'altro ti posso dire? Ma in generale con questo 10 di coppe finale, per me, cosa accadrà è una ritrovata armonia in una determinata situazione, che sia sentimentale, magari, potrebbe anche essere economica, lavorativa, mh? C'è un'armonia che si va a ritrovare, una certezza, un vederci chiaro in una determinata situazione con questo imperatore. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori per te.
Vediamo, che cosa ci dicono per l'elefantino. Imperatrice, il Papa e la morte che ci parla di trasformazione e cambiamento. Poi andiamo a metterne giù altre. Dunque qui probabilmente tu hai fatto una domanda circa una scelta che devi fare, dove è necessario fare la cosa giusta, ma tu sei già consapevole di quella che è la cosa giusta da fare e di fatto porterà a un cambiamento e vediamo come. Quindi, la risposta per me è un sì. Non a caso abbiamo la carta delle stelle, temperanza e innamorati. Ma, un po' di pazienza con questa temperanza, tu hai molto chiaro, mhmm, ehm, ciò che vuoi fare, quello che è il tuo obiettivo ed è la cosa giusta per te, mh? Questa cosa andrà a cambiare e le tue aspettative con un po' di pazienza si realizzeranno. Se hai fatto una domanda circa i sentimenti, indicano la stessa cosa. Se invece è una domanda circa un qualcos'altro, ti chiedono di avere un po' di pazienza, di fare le cose anche con calma, di non aspettarti magari un risultato, tutto e subito, però questo risultato c'è e tu sai già molto bene cosa fare, come intraprendere, ehm, eccetera, eccetera, Adesso, in base un po' a queste carte che ci sono uscite, vado a scriverti un messaggio. Vediamo cosa, ti devo dire. Mah, qui con tutti 'sti viaggi, che avevamo già anche visto, mhmm, potrebbe essere un cambio di casa, uno spostamento o magari l'invito a partecipare a quell'evento che ti dicevo all'inizio. Mh, viene da scriverti questo. Mh. C'è un viaggio o, uno spostamento, forse in treno, ma non necessariamente. Vedi qua è in barca, però io lo vedo magari in treno, potrebbe anche essere, in macchina o in aereo, perché no? È uguale. Durante questo viaggio sentirai, provenire da qualche
parte una musica, una canzone che ti ricorda qualcuno. Con questa persona, mhmm, condividerete un giorno di festa insieme. E questo era il messaggio per te. C'è un viaggio, uno spostamento, che farai, forse può essere anche in treno, ma non necessariamente, magari in macchina o in aereo. Durante questo viaggio sentirai provenire da qualche parte una musica, una canzone che ti ricorda qualcuno, e con questo qualcuno, con questa persona, condividerete un giorno di festa insieme. Questo era il messaggio per te, elefantino. Quindi ti dico avanti con questo tuo progetto, con questa cosa che vuoi fare, perché la strada è quella giusta e, che dire, adelante con questo viaggio, con questo evento, E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!